quanto riguarda il discorso dei contenitori, io ho la mia idea, cioè io non sono dell'idea che la differenza si faccia con il contenitore, ma sono dell'idea che la differenza la faccia l'uva. Il cemento rispetto all'acciaio c'ha qualcosa di meglio, perché i vini alla fine stanno meglio, perché il rapporto con l'esterno è mediato in maniera più consistente, perché il potere coibente di una vasca di cemento è superiore a quello di una vasca d'acciaio, che ti mette subito di fronte al mondo che cambia da un giorno all'altro. Invece il cemento è più lento. Lo spessore garantisce un isolamento termico, quindi all'interno le temperature sono sempre più basse, è come vivere in una vecchia casa con delle pareti molto spesse, inevitabilmente dentro è sempre più fresco e quindi è anche importante per il controllo delle temperature durante la fermentazione, visto che con il cemento non si riesce a controllare la temperatura, quindi abbiamo veramente due tecniche che ci permettono di controllare la temperatura durante le fermentazioni, che sono molto empiriche. Quindi o buttare dell'acqua da fuori per raffreddare la temperatura, oppure spostare la massa, spostare il vino da una vasca all'altra così che si rinfresca un po'. Come potete vedere abbiamo più di circa 700 barrique qua. La grande intuizione di Giacomo nel 1985 fu proprio quella di affinare la Barbera in barrique. La Barbera ai tempi non si sapeva, veniva affinata solamente in cemento, vetroresina, botte grande, ha bisogno di molto tannino perché ha molti antociani, poco tannino. Quindi chiaramente la sua grande invenzione fu quella di cedere tannino dalla barrique e non chiaramente cambiare le caratteristiche del vino, ma permettergli un lungo affinamento che poi dopo molti anni, 15 più anni, potesse così permettergli un accostamento o comunque un paragone anche con tutti gli altri grandi vitigni mondiali, internazionali e italiani. Tu come sai se hanno affinato il legno? Perché me l'ha insegnato in Francia. Come si fa? Appena te mi porti la botte, io la riempio d'acqua, acqua di pozzo, acqua che ho qua. E cosa vuol dire? Che differenza c'è tra acqua di pozzo e acqua normale? Vuol dire che non è clorata la mia acqua. La mia acqua non ha cloro, perché il cloro va in soluzione con i tannini. No, io voglio sentire, lascio lì l'acqua un mese e poi assaggio l'acqua. Se l'acqua sa di tannino, sa di legno, vuol dire che il legno con cui mi hai fatto la botte non era stagionato abbastanza. E allora sai cosa fai? Prendi la botte e te la porti a casa. Secondo te sbagliano i miei produttori, i miei artigiani? Io dico di no. E gli ho detto, sapete benissimo che io vi credo, ma tanto io metto l'acqua dentro e poi l'assaggio. Se c'è qualcosa che non va, fra un mese vieni a incassarti i soldi o a portarti via la botte. Queste barrique sono barrique particolari, costruite apposta per noi, sono frutto di una sperimentazione fatta con la Tonnelleri dal 2005 al 2010. Poi dopo il 2010 ho deciso di adottarle su tutta la produzione. Sono più piccole delle barrique normali, sono da 2 ettolitri, ma nello stesso tempo con la doga più spessa, perché siamo andati ad inspessire la doga, supera i 4 cm e mezzo, siamo andati ad inspessire la doga e ha una microossigenazione più esposta, quindi esposto a più microossigenazione però più lentamente. Questo ci consente di avere una polimerizzazione dei polifenoli migliore e andare a creare proprio quei composti e quei legami tannino-antociano che sono quelli più stabili. Queste sono tutte botti da 500, 600, 700, andando fino a di là anche da 800 litri. E niente, questo locale abbiamo deciso di non mettere luce, di non portare la corrente per lasciare veramente il più possibile senza campi magnetici e lasciare il più possibile il vino che riposa in totale tranquillità. Con le doghe non piegate a vapore, non piegate a legno, a fuoco diretto, quindi piegate a vapore. Doghe piegate a vapore, come se fossero botti grosse, quindi non c'è la tostatura del legno, nonostante queste botti siano più piccole, diciamo, di quelle comunemente pensate come botti da 1000, 2000, 3000 o 5000 litri. Ma in particolare in questo aspetto della microossigenazione che per noi è fondamentale nel primitivo, integriamo anche l'applicazione della musicoterapia. Questa musica di sottofondo che sentite
Nella nostra cantina ha lo scopo di produrre microvibrazioni sulle pareti del legno e migliorare, incrementare quello scambio di ossigeno, questo aspetto di microossigenazione, nonché generare attraverso queste microvibrazioni una sorta di effetto di microbatonage. Questo avviene per 12 mesi, per diverse ore al giorno, tranne quando siamo in lavorazione, quindi ci sono altri rumori che interferiscono, per appunto l'affinamento della riserva, che nel nostro caso sosta 12 mesi in queste botti di rovere di Slavonia. Guarda, perché è piacevole per chi ci lavora. Io non credo che il vino ne goda, anche perché ora il vino non c'è da nessuna parte, forse c'è in Luttino, ma non sono sicura. Però è bello entrare con la musica classica. No, in alcuni luoghi lo tengono per il vino, è più contento. Questa è un'idea del mio fratello che io approvo al 300%, però non so se fa bene al vino. Sicuramente entrare dentro dove c'è la musica classica, no? E lavorare anche durante la vendemmia con la musica, a parte sono le pompe tutte accese, però è più bello. Alla fine, alla lunga, abbiamo capito che tenendolo solo nell'anfora, in fondo c'è sempre un retrogusto di cartonato, che è vero che i vini naturali sono buoni, però bisogna anche che... Perché avete fatto questa sperimentazione? Cosa volete ottenere in realtà con l'anfora, la dosigenazione? Sì, perché chiaramente respira più che nell'acciaio, che noi non abbiamo mai avuto, perché abbiamo solo quei 2 tini lì ora di acciaio. E poi era l'idea del chilometro zero della terra, per cui è ancora più, diciamo, nostrana come operazione. Però ora abbiamo raggiunto questo equilibrio, per dire il Merlot che dopo si assaggia in purezza, con solforosa, ha fatto un po' di tempo una parte in anfora e una parte in cemento e poi abbiamo assemblato. E questo è molto fresco come vino, è bello salato, il suo vignolo è a 200 metri, quindi collina medio-alta. E niente, insomma, sta in anfora semplicemente perché era la prima volta che facevamo questa vendemmia, volevamo fare un esperimento. Di solito nelle anfore si fanno le lunghissime macerazioni, no? Si fanno queste cose un po' estreme, invece abbiamo voluto provare a fare solo un affinamento in anfora. Mi piace da morire. Questo è fermentato in legno e affinato in anfora. Quindi tu fai cemento e acciaio? Cemento, acciaio, vetroresina, tutte le proviamo, mi mancano che vorrei provarle, che secondo me, per esempio, rispetto a quello che stavamo dicendo prima, le anfore o le ceramiche per il gaglioppo, cioè respiro ma senza cessione di un tannino ellagico, potrebbe essere veramente una chiave di volta, una cosa interessante da provare quantomeno. Hanno una venatura stretta come le nostre, questa è Francia de Allier, queste invece hanno una venatura più larga, quindi però bevono di più, nel senso evapora di più il vino. Difatti hanno dei tannini, un tannino molto ma molto più delicato, invece questo hanno dei tannini un po' robusti come il nostro vino, ecco. Il motivo vero per cui utilizziamo le botti piccole è perché nella botte piccola c'è il vino buono. Allora, il peggior degustatore è il produttore di vino, perché è abituato a bere il suo vino ed è abituato al suo stile, ovviamente. Io ho assaggiato dei vini in barrique eccellenti, ovviamente io sono più sulla botte grande, perché comunque come vi dicevo prima si cerca sempre di, soprattutto da giovane, ci piace che venga fuori le caratteristiche del terroir, le caratteristiche di Serralunga, le caratteristiche singole della vigna. Il legno piccolo, soprattutto giovane, ma anche nelle botti grandi, perché noi comunque quando abbiamo fatto degli acquisti di botte grandi nuove abbiamo dovuto fare molta attenzione. Ovviamente i primi passaggi non vengono mai fatti col Nebbiolo, ma vengono fatti con la Barbera, in modo da sgrassare, in modo da limare un pochettino questa presenza di legno importante. Però il mio gusto personale, ma è una cosa personale, è più sulla botte grande. Quindi il piccolo recipiente ci permette di avere un vino un po' più morbido, un po' più che matura un po' prima, altrimenti abbiamo tempi biblici. La Barbera da sola ha un'evoluzione più lenta rispetto alla Macchiona.
quindi beneficia del piccolo recipiente. Ma questa è un'anfora della mia bisnonna, ne aveva 4, quando morì ne lasciò una per uno ai nipoti. Solitamente veniva utilizzata della bisnonna da parte di mamma, però, la bisnonna Carmela. Queste qui venivano portate in dote e venivano utilizzate come il corredo, così come, quindi come le lenzuola, quindi tutto il ricamo che facevano le ragazze da giovani. La dote comprendeva anche delle anfore che venivano poi utilizzate per conservare il vino e l'olio durante l'inverno. La mia bisnonna ne aveva 4, ne lasciò una per uno ai nipoti. Questa è quella che lasciò a mia mamma. Ci conservava in 2 l'olio e in 2 il vino. Questa è quella nella quale conservava il vino. E siccome continuavamo a spostarla a casa, dicevamo mettiamola qui, mettiamola lì, io ho detto mamma mettiamola qua, non la tocca nessuno perché magari la rompiamo noi dopo secoli, porta anche male.